Amiche e amici, bentornati su Solfatara News. Siamo di nuovo sopra uno dei sistemi vulcanici più complessi e delicati d'Europa, i Campi Flegrei. Un territorio che può sembrare fermo, silenzioso, quasi immobile, ma che in realtà è in continua trasformazione. Qui sotto, nel sottosuolo, si muovono pressioni, gas e fluidi ad alta temperatura. Un equilibrio fragile che può cambiare anche con variazioni minime. Ed è proprio questo il punto. Nei Campi Flegrei non serve un segnale evidente per indicare un cambiamento, basta poco. Una variazione nella pressione, una modifica nei gas, un aumento della temperatura e l'intero sistema può iniziare a evolvere in modo diverso. Per questo il nostro lavoro non si ferma mai. Ogni giorno siamo qui a osservare, documentare, analizzare. Ogni volo, ogni immagine, ogni dato raccolto è un tassello fondamentale per capire cosa sta accadendo davvero. E proprio per spingerci oltre, stiamo lavorando a un progetto importante, un sismografo indipendente. Uno strumento che ci permetterà di intercettare anche le micro variazioni del sottosuolo, quei segnali invisibili che spesso anticipano ciò che poi vediamo in superficie. Se volete supportare questo progetto, trovate il link alla raccolta fondi su GoFundMe nel commento fissato e in descrizione. Ma prima di mostrarvi il monitoraggio di oggi, fermiamoci su una notizia che sta facendo molto rumore. Si parla di un nuovo modello sviluppato con il contributo dell'INGV e del GFZ Helmholtz Center for Geosciences. Lo studio è stato pubblicato su una rivista scientifica internazionale molto importante, Communications Earth e Environment, che fa parte del gruppo Nature. Il titolo dello studio è A Deformation-Driven Earthquake Interaction Model for Seismicity at Campi Flegrei. Ora cerchiamo di capire bene cosa significa davvero senza semplificazioni. Questo modello si basa su un'idea precisa. Nei Campi Flegrei i terremoti non avvengono in modo casuale, ma sono fortemente influenzati dal sollevamento del suolo, cioè dal bradisismo. I ricercatori hanno analizzato anni di dati, mettendo insieme deformazione del terreno, GPS e satelliti, sismicità, numero e magnitudo dei terremoti, e hanno costruito un modello capace di simulare come i terremoti interagiscono tra loro mentre il suolo si deforma. In pratica, il modello funziona così. Quando il terreno si solleva, aumenta la pressione nelle rocce. Questa pressione modifica lo stato di stress nel sottosuolo e rende più facile l'innesco di terremoti. Ma non solo. Un terremoto, a sua volta, può influenzarne altri. Può aumentare o diminuire la probabilità che avvengano nuove scosse nelle zone vicine. Quindi, il modello combina due cose: la deformazione continua del suolo e l'interazione tra i terremoti stessi. Grazie a questa combinazione, il modello riesce a fare una cosa molto importante: stimare la probabilità che in un certo periodo, settimane o mesi, aumenti il numero di terremoti o la loro intensità. E nei test fatti sui dati reali dei Campi Flegrei, il modello è riuscito a riprodurre abbastanza bene gli sciami sismici osservati negli ultimi anni. Ma attenzione! Ed è qui il punto fondamentale. Questo non significa che oggi siamo in grado di prevedere i terremoti. Il modello non dice quando avverrà una scossa, non indica un giorno preciso, non è uno strumento operativo per la popolazione. È uno strumento scientifico, utile per capire meglio il sistema e le sue dinamiche. Ed è proprio qui che entra in gioco la nostra posizione. Vivendo questo territorio ogni giorno, sappiamo che negli anni sono stati presentati tanti studi, tanti modelli, tante ipotesi. Alcuni importanti, senza dubbio, ma nessuno fino ad oggi è stato in grado di anticipare con precisione uno sciame sismico o una scossa significativa. Quello che abbiamo concretamente sono i bollettini settimanali dell'INGV, che vengono pubblicati ogni martedì e che raccontano cosa è successo nella settimana precedente. E spesso, proprio dopo comunicazioni rassicuranti, abbiamo osservato l'arrivo di nuove fasi sismiche. Non è una regola matematica, ma è una dinamica che nel tempo si è ripetuta. Inoltre, da mesi osserviamo una situazione particolare: bassa sismicità, rallentamento del sollevamento, ma temperature fumaroliche alte e degassamento in aumento. Segnali che indicano che il sistema non è fermo, ma sta evolvendo in modo meno evidente. E su questo punto anche il vulcanologo Giuseppe Luongo ha evidenziato la necessità di una comunicazione più chiara. Ma veniamo adesso al monitoraggio di oggi, 30 marzo 2026.
La prima tappa è stata la fumarola di Pisciarelli. Abbiamo osservato un degassamento estremamente intenso, vapori densi, continui, in forte pressione. La polla di fango mostra una diminuzione del liquido idrotermale, segno di temperature elevate. Abbiamo misurato la temperatura nella fumarola di Pisciarelli, che oggi è di 108,1 gradi centigradi. Come sempre, a schermo trovate il grafico aggiornato con l'andamento delle temperature dei giorni scorsi. Successivamente ci siamo spostati nel cratere della Solfatara, sulla fumarola Bocca Grande. Anche qui osserviamo un'attività molto intensa, emissioni abbondanti e continue, con una pressione evidente. Abbiamo misurato la temperatura nella fumarola Bocca Grande, che oggi è di 187,1 gradi centigradi. Come sempre mostriamo a schermo il grafico aggiornato con l'andamento delle temperature dei giorni scorsi. Tutte le fumarole minori risultano attive. Le pozze di fango invece sono completamente asciutte, segno di temperature del suolo elevate. Quello che emerge oggi è un sistema che, anche senza forte sismicità, continua a mostrare energia. E questo è il punto centrale. Non bisogna guardare un solo dato, ma l'insieme. Noi continueremo a monitorare ogni giorno, senza fermarci, a portarvi dati reali, immagini dirette, osservazioni sul campo, perché crediamo che un'informazione libera, continua e accessibile sia fondamentale. Grazie per essere stati con noi. Continuate a seguirci, perché qui nulla è fermo, e noi continueremo a raccontarvelo ogni giorno. Un saluto da Solfatara News.